Questa è la storia di un piccolo sogno. Dicevo, questa è la storia di un piccolo... Si può sapere perché mi sta interrompendo, sogno? Chi? Io? Io non ho detto niente. Continua. Vabbè, dove eravamo? Ah sì, questa è la storia di un piccolo sogno. Chi l'abbia sognato non saprei narrare. Era troppo piccolo questo sogno. Ma allora mi vuoi offendere? Giammai! Io sto solo raccontando la storia come è successa davvero. Beh, ma ci sono modi e modi per dire le cose. E va bene. Questa è la storia di un sogno non troppo grande, sognato da qualcuno che non conosco. Un giorno questo sogno capì. Se continuo così, sparirò senza traccia. Che cosa posso fare per farmi notare dagli esseri umani? Così il sogno pensò e ripensò, finché non ebbe un'idea geniale. Catturerò degli umani dentro di me e creeranno per me il loro paese delle meraviglie. Veramente era un coltello da macello e, per essere esatti, sono stato io ad andare a casa sua. Ma la smetti? Stavo cercando di raccontare la storia. Ma scusa, non era la vera storia di Tobias Shiralis? Chi meglio del diretto interessato può raccontarla? Guarda, mi arrendo. Raccontala tu. Davvero? Posso? Certo, muoviti! Allora, ecco, dunque, io sono andata da questa qui, no? Perché la chiamavano la guerriera in rosso e pensavo chissà che, e invece quasi non mi ammazzava, sai? Oh, no, perché lei era in realtà un'ubriacona con quel soprannome figo perché facendo la macellaia andava in giro con i coltelli. Mamma mia che fiva! Poi lei... Fermati! Ora basta! Stai raccontando un mucchio di sciocchezze! La prima Alice era una guerriera valorosa che perse la testa nel suo sogno e finì per rimanere prigioniera della foresta! Ma figurati, lei mi ha inseguito nel boschetto dietro casa con quel coltello grondante ancora di sangue e voleva farmi a fette. Poi invece è caduta in una buca, si è rotta il collo ed è morta fra i rovi. Io non ho fatto niente. Frottole! Solo frottole! Ma ti dico che è vero, te lo dico io che sono il sogno narratore. Facciamo così, sentiamo le strofe della canzone e tu le commenti con la versione vera. Va bene? Certo, no bro. Ma chi me l'ha fatto fare? 2番目アリスはおとなしく歌を歌って不思議の国いろんな音をあふれさせて狂った世界を生み出したそんなアリスはバラの花イかれた男に撃ち殺されて真っ赤な花を一輪咲かせみんなにめでられかれていく Dunque, che cosa ne dici di questa strofa? Ma in parte è vera. Visto? Stavi raccontando solo fandoni, lo sapevo. Oh, ferma il treno, narratore. Io non ho detto questo. Per prima cosa, quello lì non sapeva affatto cantare, anzi, era stonatissimo. E mentre cercavo di farlo smettere, l'hanno fatto fuori. Infatti lo ammiravano tutti, sì, ma zitto è morto. E lui era pure felice. Ma? Questa storia sta diventando sempre più triste. 3番目アリスは幼い子綺麗な姿で不思議の国いろんな人を惑わせて
ricordo della terza Alice. Ah, che bei ricordi. Allora questa strofa è tutta vera. No, figurati. Allora, la terza Alice era davvero buona, ma che dico, era proprio Sogno! portata per fare la modella. Ovviamente credeva che io fossi il sogno dell'eterna giovinezza e quindi l'ho mandata dal chirurgo plastico. E dopo sembrava proprio una Sogno, ti prego! Cosa? Stavo dicendo appunto che sembrava una bambola di porcellana. Ah, narratore, sei uno sporcaccione, eh? Smettila! Che cosa ne è stato di lei? Beh, ha smesso di fare la modella e alla fine è caduta dalle scale. Tragica fine, sì. Sbilanciamento nella zona pettorale, c'era scritto come causa della morte. È ridicolo. Io mi dimetto. Ma dai, siamo quasi alla fine, almeno finiamo, no? 森の小道をたどったりバラの木の下でお茶会お城からの招待状はハートのトランプ4番目アリスは双子の子好奇心から不思議の国いろんな扉をくぐり抜けてついさっきやってきたばかり気の強い姉と賢い弟一番アリスに近かったけど二人の夢は覚めないまま不思議の国をさまよった Questa è proprio sbagliata. E allora racconta, com'è andata davvero? Innanzitutto non erano due gemelli ma una bambinetta con qualche problema, diciamo, ecco. E questa qui alla fine mi ha seguito in un labirinto di specchi e si è persa perché le sue parti non riuscivano a mettersi d'accordo. Sai, la sorella che voleva andare a destra, il fratello che voleva andare a sinistra. Credo sia ricoverata in una buona clinica. Magari la vado a trovare un giorno. Ehi, ma che fai? Partivi già? E adesso dove andrai? Torno a raccontare fiabe, a 1000 ce n'è. Sì, vengo anch'io. No! Tu resta pure qua, non osare seguirmi. Ma dai, fammi venire con te, ti prego. Sai, ho un cugino di secondo grado che ha incontrato la bella addormentata nel bosco, Fortunello. Ci pensi, 100 anni con una bonazza come quella? Ah, sarebbe bello, no? Oh, e No, poi non ne c'è un voglio altro sapere, mio cugino vattene! che ha La incontrato la 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 la, Biancaneve, solo non ti brevemente, sento! sai? La 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 Eh la già, la il bacio la, poi l'ha tanto non posso sbagliata. sentire, non Comunque capisci? c'è La anche mio la fratello la che la, ha avuto il vattene, piacere di giù! conoscere Cenerentola e lei cantava i sonni con desideri beato.